In questo video spiego la differenza tra le parole difficile, complesso e complicato. Questo è un video per chi ha imparato l'italiano come lingua straniera e vorrebbe capire meglio la differenza tra questi tre aggettivi, cioè quando sarebbe meglio dire difficile, quando complesso e quando complicato. Io sono Luca e ti do il benvenuto su questo canale. Se hai imparato l'italiano come lingua straniera ti consiglio vivamente di iscriverti perché su questo canale pubblico regolarmente delle lezioni di lingua italiana. Di solito nelle mie lezioni parlo di cose che non vengono spiegate ai corsi di italiano per stranieri. Quindi se ti interessa parlare bene l'italiano ti consiglio vivamente di iscriverti. Detto ciò, questo video è una risposta a una richiesta che mi aveva fatto qualche tempo fa uno degli iscritti al canale. Questa persona mi aveva chiesto per l'appunto se potessi fare un video sulla differenza tra difficile, complesso e complicato. Allora vi dico subito che questi tre aggettivi hanno un significato simile e alcuni madrelingua italiani tendono ad usarli in modo intercambiabile, soprattutto per quanto riguarda complesso e complicato. In realtà ciascuno di questi tre aggettivi trasmette una sfumatura diversa, quindi a seconda dei casi sarebbe meglio usare uno oppure l'altro. Dico sarebbe meglio perché comunque alcuni italiani tendono a usare le parole complesso e complicato come se fossero sinonimi equivalenti. Tenete poi presente che spesso la scelta dipende dalla parola che precede l'aggettivo, cioè con alcune parole è più comune usare l'aggettivo difficile, con altre complesso, con altre ancora complicato. Detto ciò, in questo video farò alcune considerazioni sul significato generale di ciascuno di questi aggettivi. Partiamo dall'aggettivo complesso. Ecco, una precisazione. Quando dico complesso, evidentemente mi riferisco alle 4 forme dell'aggettivo, cioè complesso, complessa, complessi, complesse. Adesso farò 4 esempi per far capire il significato tipico della parola complesso. Il primo esempio potrebbe essere: è un problema complesso, non posso rispondere in 3 frasi. Il secondo esempio potrebbe essere: le preposizioni italiane sono un argomento complesso, non posso spiegarle tutte in un video di 5 minuti. Il terzo esempio potrebbe essere: la natura è veramente complessa. E l'ultimo esempio potrebbe essere: è un gioco troppo semplice, preferisco i giochi un po' più complessi. Quindi, come abbiamo visto da questi esempi, complesso fondamentalmente vuol dire composto da più parti, composto da più livelli, composto da elementi che sono tra loro collegati. Per esempio, se io dico che un problema è complesso, probabilmente mi riferisco al fatto che questo problema non ha soltanto una causa, ma ha più cause. Analogamente, se dico che le preposizioni italiane sono un argomento complesso, voglio dire che ci sono tanti livelli tra loro collegati, ci sono tanti elementi tra loro collegati, ci sono tante cose da spiegare. In primo luogo ci sono tante preposizioni, non è che esiste una sola preposizione, ci sono tante preposizioni. E poi ci sono tante cose da dire su ciascuna, perché ciascuna può avere varie funzioni, può essere usata in vari modi, eccetera, eccetera. Quindi complesso sottolinea proprio l'aspetto della varietà e contemporaneamente il fatto che ci sono più livelli, non c'è soltanto un livello, ma ci sono più livelli. Quindi ecco, complesso vuol dire questo, cioè composto da tanti elementi tra loro collegati. Questa circostanza causa la complessità. A questo punto ci tengo a sottolineare 2 cose. La prima è che complesso si riferisce al modo di essere di qualcosa, non al modo di fare qualcosa e non al nostro rapporto con qualcosa, mentre invece difficile, di cui parlerò dopo, si riferisce al modo di fare qualcosa oppure al nostro rapporto con qualcosa. Invece complesso si riferisce proprio al modo di essere di qualcosa.
La seconda precisazione che volevo fare prima di passare a complicato è questa. L'aggettivo complesso è il contrario di semplice, non è il contrario di facile. Semplice e facile sono due parole che hanno un significato simile. Complesso è il contrario di semplice, mentre invece difficile è il contrario di facile. Semplice e complesso si riferiscono al modo di essere di qualcosa. Una cosa semplice è una cosa lineare, non è una cosa multidimensionale con tanti fattori, con tante variabili, mentre invece complesso è qualcosa di multidimensionale con tante variabili, con tanti fattori, con tanti elementi tra loro collegati, con tanti livelli. Ma passiamo a complicato. Allora, vi dico subito che complicato ha un significato per lo più negativo. In questo senso, complicato trasmette una sfumatura diversa da quella trasmessa dalla parola complesso. Complesso ha un significato, diciamo, neutro, mentre invece complicato ha un significato di solito negativo. Complicato si riferisce al fatto che una determinata cosa potrebbe essere semplice, ma sono state aggiunte delle cose inutili e per questo motivo la cosa non è più semplice. Ma facciamo subito degli esempi. Per esempio, io potrei dire: quel gioco non mi piace, è troppo complicato. Cosa voglio dire con questa frase? Voglio dire che, secondo me, in questo gioco sono state aggiunte troppe regole. Queste regole, secondo me, sono inutili e rendono il gioco complicato. Queste regole, secondo me, non erano necessarie e hanno creato soltanto problemi. Un altro esempio potrebbe essere: quel professore non è troppo chiaro, spiega le cose in modo complicato. Ecco, vedete, anche in questa frase complicato ha un valore negativo. Si riferisce al fatto che questo professore non spiega bene le cose, ma al contrario le spiega male. Perché? Probabilmente perché aggiunge cose che non dovrebbe aggiungere, aggiunge troppi dati inutili. Un altro esempio con la parola complicato potrebbe essere: ho letto un articolo su questo argomento, ma non ho capito niente. Era troppo complicato. Anche qui, di nuovo, complicato esprime un giudizio negativo. In questo caso, un articolo complicato va interpretato come un articolo non chiaro e in particolare un articolo in cui sono state aggiunte troppe informazioni inutili e spiegate male. In questo senso la parola complicato è più vicina alla parola contorto che non alla parola complesso. Un altro esempio potrebbe essere: all'inizio mi sembrava tutto troppo complicato, ma poi ho iniziato a capire. Cosa significa? Che all'inizio mi è sembrato che ci fossero troppe informazioni, troppi dati inutili, poi gradualmente ho iniziato a capire. Quindi a questo punto spero che sia chiara la differenza tra complesso e complicato. Ma passiamo all'ultimo aggettivo, difficile. Prendiamo una frase che secondo me illustra bene la differenza tra difficile, complesso e complicato. Per esempio, io potrei dire: è una situazione difficile. La parola difficile in questo caso non si riferisce tanto alla situazione in quanto tale, ma al mio rapporto con la stessa, cioè a come io vivo questa situazione. Se io invece dico è una situazione complessa, voglio dire che è una situazione in cui rientrano tanti elementi. Non è una situazione che posso spiegare in 3 minuti perché è lineare, semplice e ovvia, ma è una situazione in cui rientrano tanti elementi, ci sono tanti livelli interconnessi. Se invece dico che è una situazione complicata, voglio dire che secondo me questa situazione potrebbe essere semplice, anzi dovrebbe essere semplice, ma sono state aggiunte delle cose, degli elementi che la complicano, ma di per sé la situazione potrebbe essere semplice. Facciamo un altro esempio che illustra bene la differenza tra difficile e complesso.
Il professore mi ha fatto una domanda difficile. Io posso dire così oppure posso dire il professore mi ha fatto una domanda complessa. Qual è la differenza? Che nel primo caso sottolineo come io ho vissuto questa domanda, cioè il mio rapporto con la domanda, mentre invece nel secondo caso sottolineo una caratteristica della domanda. Una domanda difficile è una domanda a cui faccio fatica a rispondere, mentre invece una domanda complessa è una domanda che prevede una risposta complessa, cioè una risposta lunga verosimilmente. Perché lunga? Perché ci sono tante cose di cui parlare. Invece una domanda difficile potrebbe benissimo essere una domanda a cui devo rispondere o sì o no. Solo che se per me non è facile rispondere, io posso dire che è una domanda difficile. Perché il punto è proprio questo, cioè che difficile è il contrario di facile, mentre complesso è il contrario di semplice. Difficile e facile si riferiscono proprio al modo di fare qualcosa o al nostro rapporto con qualcosa. Una cosa facile è una cosa che si fa senza problemi, si fa in modo agevole. Faccio un altro esempio. È stata una decisione difficile. Perché in questo caso dico difficile e non complessa? Perché mi riferisco al mio rapporto con questa decisione, non tanto al fatto che questa decisione prevedesse di fare tante cose, ma al fatto che questa decisione non è stata facile per me, nel senso che magari è stata una decisione che mi ha fatto soffrire, ma magari si trattava semplicemente di scegliere tra sì e no. Ma facciamo un altro esempio. Per esempio, io potrei dire: le preposizioni italiane sono complesse. Se uso la parola complesse, sottolineo il fatto che ci sono tante cose da dire, tante cose da sapere, tante cose da studiare, tante cose da imparare. Se invece uso la parola difficili, sottolineo il fatto che imparare le preposizioni richiede impegno, richiede fatica, non è una cosa facile o una cosa che si può fare così senza impegno. Volendo, uno potrebbe benissimo dire: le preposizioni italiane sono complesse ma non difficili. Cosa significa? Che ci sono tante cose da imparare, ma impararle è facile. Nei commenti qua sotto fammi sapere se hai trovato utile questo video. Se hai dei dubbi su queste 3 parole, mi raccomando, scrivili pure qua sotto. Ecco, qui in alto magari ti metto il link a un video che ti consiglio vivamente di guardare se vuoi parlare bene l'italiano. Mi raccomando, dagli un'occhiata.